Oggi siamo a Copenaghen per visitare la Diesel House, un museo del diesel per tutti gli appassionati di meccanica e di motori fuori misura. Già all'ingresso vediamo pistoni, valvole e altre parti meccaniche davvero enormi. Un piccolo assaggio di quello che troveremo durante la nostra visita. Ma ecco il pezzo forte del museo. Il BMW 2000 è un motore che per oltre 30 anni è stato il più grande motore diesel del mondo. Lungo oltre 24 metri e alto 12, pesa 1400 tonnellate e questo edificio gli è stato letteralmente costruito intorno. Ma per vederlo in funzione, con la potenza dei suoi 22.500 cavalli, dobbiamo aspettare le 11. E quindi iniziamo la nostra visita del museo con un po' di storia della fabbrica, che produce motori dalla metà del 1800. La storia della Burmeister & Wain inizia nel 1865, producendo macchine a vapore e in seguito motori diesel. Questa ruota con le pale era parte di un motore a vapore che nel 1873 permetteva al primo traghetto in Danimarca di trasportare anche le auto. Ma la fabbrica ha prodotto negli anni anche motori per usi diversi, come per esempio una macchina per la stampa simile a questa ha prodotto nel 1851 il primo francobollo danese. Nel 1882 poi ha prodotto questa centrifuga per il latte che ha permesso di separare le parti grasse del latte per la produzione del latte scremato e questo le ha permesso di vincere un premio prestigioso all'Expo di Parigi nel 1889. In seguito agli studi fatti per la centrifuga, l'ingegnere tedesco Rudolf Diesel, che a 34 anni brevettò il suo primo motore a combustione, nel 1898 firmò un contratto con la BMW per la produzione di motori che presero il suo nome. Il BMW numero 1 è il primo motore diesel prodotto nel 1904 per fornire energia elettrica ad una fabbrica di Copenaghen e dopo 40 anni la BMW lo ha riacquistato non funzionante e con l'aiuto di volontari è stato rimesso in funzione e viene acceso una volta alla settimana. Anche la Dannebrog, la nave della famiglia reale, ha percorso dagli anni 30 ad oggi migliaia di miglia nautiche con motori BMW e quello che oggi vediamo in esposizione risale al 1955. Ma il museo espone anche alcuni modelli in miniatura di motori che venivano montati sulle navi e un'animazione per capire il funzionamento di un motore diesel. E così arriviamo a questo grandioso motore diesel costruito nel 1933 per fornire energia elettrica alla città di Copenaghen, 2 volte al giorno nelle ore di maggiore necessità. La produzione di energia con questo motore richiedeva pochi minuti ed è stata una grande risorsa fino alla fine degli anni 60. Anche dopo la costruzione della nuova centrale elettrica, questo motore è rimasto in funzione per eventuali emergenze fino al 2004. La BMW è stata assorbita dalla tedesca MAN Energy Solution alla fine degli anni 70, mentre oggi un gruppo di volontari accende il BMW 2000 per 10 minuti solo la prima e la terza domenica del mese
dopo aver fatto una breve introduzione. Ikke af den type, men af den type i den størrelse.